L'Ode a Ottaviano è suddivisa in due parti. Nelle prime strofe Orazio ricorda gli sconvolgimenti, le gravi tragedie che Roma ha subito nel corso del tempo, soprattutto all'epoca del diluvio universale, dopo la morte di Cesare e a causa delle numerose guerre civili, prima tra Mario e Silla, poi tra Cesare e Pompeo e ora tra Ottaviano e Marco Antonio. Dopo questo scenario apocalittico, nella seconda parte il poeta si augura il ripristino di un ordine e di una pace duraturi e soprattutto spera che Ottaviano, qui rappresentato attraverso la metamorfosi del dio Mercurio, possa finalmente ripristinare quella pace, la famosa Pax Augustea, e la giustizia che finora erano state tolte al populus Romanus. Quindi davvero quest'ode è anche celebrativa. Orazio conosceva Augusto perché era entrato nel circolo di Mecenate attraverso Lucio Vario Rufo, aveva conosciuto il grande collaboratore di Augusto. Questa poesia di fatto lo celebra. Dopo questi grandi orrori causati dalle guerre civili, pensiamo anche alla denuncia, alla disperazione inserite da Virgilio nelle bucoliche, pensiamo alla prima egloga quando abbiamo il dialogo tra Titiro e Melibeo. Melibeo è costretto ad andarsene a causa delle guerre civili che lo hanno privato delle terre, quindi sia Virgilio che Orazio avevano subito le conseguenze di queste guerre civili. Lucano dirà bella plusquam civilia, guerre più che civili. Questo è un altro elemento topico, la guerra che porta alla distruzione dell'ordine, della giustizia e della pace e soprattutto sconvolge l'ordine costituito. In età augustea, dopo la vittoria di Azio del 31 a.C. su Marco Antonio, tutti sperano che Ottaviano finalmente possa restaurare quell'antico ordine che era andato perduto e si possa finalmente gettarsi alle spalle l'orrore e l'incubo delle guerre civili. Il testo è scritto usando la strofe saffica. Già troppa neve e grandine funesta rovesciò Giove e con l'ardente destra saettando strali sulle sacre rocche atterrì l'urbe. Quindi già dopo la morte di Giulio Cesare ci sono stati dei grandi segni funesti nel cielo, è piovuta neve e grandine per mano di Giove, quindi ci sono stati dei grandi segni, degli sconvolgimenti meteorologici nel cielo. Notate anche il verbo anaforico molto forte posto in posizione chiave all'inizio dell'ultimo verso della prima strofa e poi all'inizio della seconda strofa. Terruit urbem, terruit gentis. Atterrì il mondo, che non tornasse il tempo grave di Pirra, quindi atterrì tutti affinché non tornasse l'epoca di Pirra. Qui si allude al mito di Pirra ed Eucalione per scongiurare un nuovo diluvio universale, un momento in cui l'ordine naturale di tutte le cose venne sconvolto. Tutti furono sterminati tranne appunto Pirra ed Eucalione, che poi ripopolarono la terra gettando delle pietre dietro di loro, attonita ai prodigi quando ogni gregge Proteo condusse sugli alti monti. E questo Proteo sarebbe il mitico pastore del dio Nettuno che in quel periodo di grandi sconvolgimenti condusse appunto sugli alti monti e sopra gli olmi, sede alle colombe, stette al contrario la genia dei pesci e sull'immenso mare spaventato nuotò il cerbiatto. Quindi sempre un periodo di grandi sconvolgimenti. I pesci trovarono rifugio sugli alti monti, mentre invece i cerbiatti nuotarono nel mare, quindi un totale sconvolgimento dell'ordine naturale delle cose e della vita in generale. Pensiamo all'orrore della guerra civile e queste battaglie intestine tra romani, perché di fatto è sangue romano che viene versato e per loro era un sacrilegio enorme, era veramente una colpa gravissima. In queste fasi tutto può cambiare da un momento all'altro, quindi non c'è nulla di certo assolutamente. Pensate a Virgilio, a causa della guerra civile perse le proprie terre, gli furono confiscate. Orazio si schierò dalla parte sbagliata, perse nella battaglia di Filippi perché parteggiava per i cesaricidi, quindi per Bruto e Cassio, quindi dovette rimanere in esilio lontano da Roma, poté tornare soltanto grazie ad un'amnistia, entrambi poi entrati nel circolo di Mecenate, quindi le cose poi cambieranno nuovamente proprio grazie all'intervento del princeps. Vedemmo il biondo Tevere invertire dal lido etrusco
con violenza i flutti. Persino il fiume Tevere, dal lido etrusco, cioè dalla sponda etrusca, cambiò il suo corso, quindi esondò e scaricò tutte le sue acque, dice, sopra il monumento del re e di Vesta, cioè riuscì poi a sommergere la casa del re, quindi la casa di Numa Pompilio, e di Vesta, il tempio di Vesta. Qui Orazio allude a continue e frequenti esondazioni che non erano assolutamente rare a Roma. Quei famosi muraglioni che ci sono attorno al fiume Tevere non saranno costruiti prima del 1870. In questo caso, nella poesia, il Tevere non esonda per cause naturali, bensì per un motivo mitologico. Vedemo questo biondo Tevere alto a vendetta dell'immenso pianto di Ilia la sposa. Il fiume Tevere ebbe compassione di Ilia. Ilia, secondo una versione del mito, sarebbe stata una discendente di Enea, madre di Romolo e Remo, la quale venne gettata appunto nel Tevere dopo averli partoriti, e il fiume, per aver avuto pietà di lei, poi la sposò, e questo contro il volere di Giove. Infatti dice Giove non volente, uxorio fiume, notate l'aggettivo, uxorius amnis, fiume uxorio. Uxorio vuol dire proprio ligio alla donna, quindi significa che amava questa donna, insomma, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. Straripare pure sulla sinistra, quindi punisce Roma ed esonda sulla riva sinistra. La gioventù, esigua per le colpe dei padri, udrà che i loro cittadini si sono uccisi anziché dar morte al nero parto. Audiet civis acuisse ferrum, quo graves perse melius perirent, audiet pugnas vizio parentum rara juventus. E questa è una strofa molto interessante, perché la gioventù che adesso è esigua, cioè si è ridotta notevolmente di numero per le colpe dei padri, cioè a causa di quelle maledette guerre civili, perché si sono sterminati a vicenda, sentirà che i loro cittadini si sono uccisi anziché dar morte al nero parto, cioè anziché combattere contro i parti, contro l'impero persiano, che sarà sempre una spina nel fianco per l'impero romano. Ma qui i parti sono usati come sineddoche, cioè una parte per indicare il tutto, cioè l'insieme, la totalità dei loro nemici. Anziché concentrarsi sui nemici di Roma, quelli esterni, quelli veri, per cui valga la pena morire, in realtà i romani si uccidono a vicenda. Quindi è davvero una sorta di fratricidio collettivo, è un abominio paragonabile all'incesto, perché versano sangue dei propri concittadini, che è un sangue importantissimo, di un valore inestimabile. Ed ora arriva la strofa più importante di tutto il componimento, quella di raccordo, e che pone una domanda retorica, una riflessione interessantissima. Quem vocet divum populus ruentis imperi rebus, prece qua fatigent virgines sancte minus audientem carmina vestram, qual Dio la gente invocherà nel crollo del nostro impero, quali le preghiere che le vestali innalzeranno a Vesta sempre più sorda. Ad un certo punto nemmeno gli dei ascolteranno più le loro preghiere, proprio perché si stanno uccidendo a vicenda. Il fratello ammazza il proprio fratello, il compagno il proprio compagno. È un abominio, nemmeno un Dio li aiuterà nel momento del crollo, e se continueranno così si autodistruggeranno. A chi l'ufficio d'espiar le colpe Giove darà? Ma perché tu venga il fine, cinto da nubi le splendenti spalle, augure Apollo, noi ti preghiamo. E quindi adesso finalmente si rivolge ad Apollo e dice: noi ti preghiamo affinché tu venga, o tu Venere fulgente, cui s'accompagnan sempre scherzo e amore, o tu sei ancora progenitore nostro progenitore, guardi ai nipoti. Quindi si sentivano anche discendenti del dio Marte, il dio della guerra, che giustificava poi la loro predisposizione al combattimento e al loro successo militare. E pur saziato dalle lunghe guerre, ami le grida
e gli elmi levigati, ami del mar soffante, il fiero sguardo sul nemico in sangue. E arriverà forse Marte finalmente ad aiutarli e a convogliare nuovamente la loro forza militare, la loro aggressività contro i nemici esterni, perché il soldato marsico è proprio l'emblema del nemico esterno, colui che non appartiene al populus romanus. Qui arriviamo all'apoteosi di Ottaviano, l'uomo che si fa simile a Dio, che viene deificato, e infatti Ottaviano poi riceverà il titolo di Augusto. L'aggettivo viene da augere in latino, che significa proprio innalzare, quindi colui che è stato innalzato. Già da vivo Ottaviano ricevette un titolo divino. Ma se mutata in terra la tua forma, Alato figlio della feconda Maia, cioè Mercurio figlio di Maia, la quale a sua volta era poi figlia di Atlante, quindi qui si parla di Mercurio, sive mutata juvenem figura, Filius Maiae, patiens vocari Cesari sultor, un giovane di 20 cui sta bene far la vendetta di Cesare. Questo Mercurio che si trasforma appunto in Ottaviano Augusto, colui che fa vendetta di Cesare, e qui allude alla battaglia di Filippi del 42 a.C., quando Ottaviano sconfisse in battaglia l'esercito dei Cesaricidi, quindi di Bruto e Cassio, dove militò anche lo stesso Orazio. Tarda il tuo ritorno al cielo, lieto rimani tra il popolo di Quirino, cioè tra i discendenti di Quirino, cioè di Romolo naturalmente, né ti sottragga per le nostre colpe vento che soffi. Quindi non andartene anzitempo, ma rimani qui con noi. Cioè sentite la grande speranza che era stata riposta in questo imperatore, in questo uomo nuovo che finalmente avrebbe riportato la pace, la serenità e quella famosa Pax Augustea che tutti si auguravano. Sembra di sentire Dante quando si immaginava che prima o poi sarebbe arrivato un imperatore a pacificare l'Italia e a riportarla al grande lustro di un tempo. Ama piuttosto con i tuoi trionfi d'esser detto pater atque princeps, ne mai cavalchi impunemente il medo, se tu ci guidi neo sinas medo sequitare inultos, te duce Cesar. Notate subito i due appellativi che gli furono attribuiti mentre era ancora in vita, pater e princeps. Non cavalchi impunemente il medo, cioè ancora di nuovo il persiano, quindi è riferito ai parti di prima, quindi ai nemici esterni, se tu ci guidi, te duce Cesar, quindi finalmente un condottiero che con i suoi trionfi avrebbe poi innalzato di nuovo Roma, l'avrebbe riportata al suo antico splendore e l'avrebbe resa grande in tutto il mondo. Dopo l'età di Cesare, con Augusto, i poeti stessi riacquisteranno un grandissimo valore, diventeranno poeta vate. Questo poi lo vedremo meglio nella prima ode che lui rivolge a Mecenate, di fatto un proemio con cui si apre il primo libro delle Odi. A presto.